Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 agosto. E prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad inquadrare la vostra settimana con le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con questi topolini che sono un po' fastidiosi, quindi vuol dire che l'inizio della settimana potrebbe essere caratterizzato da una fase di pesantezza, di stress, di sfiducia, forse c'è qualche fastidio, delle preoccupazioni, oppure mancanza di energia, perché spesso purtroppo ahimè i topi vengono associati al furto di energia, di tempo, o anche a quello stress causato da situazioni o persone. Abbiamo al centro questa carta della croce che è vero, non è positiva, però dipende sempre da quello che state vivendo. In realtà può essere sia positiva perché finalmente abbiamo la conclusione di un momento difficile, quindi è un passaggio determinante, e quindi abbiamo questa totale liberazione, altrimenti potrebbe essere un impedimento, un blocco, un qualcosa che ci porta a rinunciare magari a un'idea, a un proposito che volevamo realizzare nel corso della settimana. In realtà direi che alcune cose non sono totalmente negative. Spesso quando c'è un evento non buono, ci scoraggiamo, invece non deve essere così. Con la carta della cicogna vuol dire che invece alcune cose possono andare meglio di quello che voi pensate, quindi addirittura da una situazione che può sembrare non positiva se ne apre un'altra decisamente meglio e può riguardare qualsiasi ambito della vostra vita. Quindi abbiamo questa carta di cambiamento. Possono essere delle notizie, anche un viaggio, quindi partenze, ritorni, eccetera. Può essere un nuovo incontro, un qualcosa di movimentato, quindi di sicuro quel cambiamento, come vi dicevo, abbastanza positivo, che porta una svolta a queste situazioni che abbiamo visto. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e troviamo anche quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Scopriamo insieme ovviamente le varie dinamiche, le varie cose che riguardano le relazioni più importanti, quindi coppia, alcune cose possono riguardare anche amicizia e famiglia e poi i single. Il Giglio e il Sole in realtà sono abbastanza positive, quindi possono esserci delle tensioni, può esserci un qualcosa che non va, che ci disturba, anche mancanza, mi viene da dire per le coppie, forse mancanza di tempo, forse qualche disattenzione, ma sicuramente passeggera, perché qui il Giglio e il girasole portano delle cose positive. Può essere un evento, può essere comunque connessione, anche magari un'intesa che può essere ritrovata e quindi si ritorna a portare equilibrio. Come vi dicevo, in situazioni che forse possono essere in tensione
magari anche, a causa di cose esterne, oppure ci può dar fastidio qualche atteggiamento della persona, ma però la persona amata che vogliamo bene, però le cose vanno a riequilibrarsi e a risolversi. Forse perché, finalmente possiamo trovare, maggior equilibrio in noi stessi o trovare anche, la possibilità, la capacità di capire che magari vedendo questa stella alpina che si riferisce all'ostinazione e all'attaccamento, forse anche noi dobbiamo cambiare atteggiamento. Lo dico, diciamo, giusto perché vedendo queste carte e un po' anche in base alla mia esperienza e anche le carte principali, si vedono delle energie un po' bassine che devono essere un po' riequilibrate, prima di tutto con noi stessi e poi è normale che ci possa essere qualche conflitto con le altre persone. E per, i single è vero che ci possono essere delle novità, e ci possiamo assolutamente aspettare delle nuove conoscenze o qualcosa che finalmente si muove in modo diverso, dal solito, e però, magari ci sono ancora quelle vecchie situazioni o comunque delle cose che non ci soddisfano pienamente. Meglio calma, meglio fare un bel respiro e secondo me accogliere queste novità che potrebbero aver sviluppi positivi nel prossimo futuro. Per quanto riguarda le cose più pratiche del lavoro e delle finanze, troviamo allegrezza al cuore che indica un qualcosa che prima di tutto noi, stiamo facendo bene e quindi possiamo essere anche soddisfatti di quello che facciamo. Se le situazioni che stiamo vivendo sono difficili e complesse, e magari siamo bloccati, non dipende da noi. Allora, se siamo in grado magari di sbloccare queste situazioni, meglio farlo. Se dipende da circostanze esterne o da persone nel nostro ambiente lavorativo, o da altre dinamiche, magari cercare lì di capire, ovviamente essendo una stesura, troppo breve e generica, posso solo dirvi che, la prigione ci permette di capire, fermandoci un attimino a riflettere, se ovviamente noi possiamo fare qualcosa e che cosa possiamo fare e se magari ci dobbiamo adattare invece al momento, ad alcune circostanze e poi cercare comunque di riflettere e capire cosa fare successivamente. Il fatto che si possano aprire davanti a noi varie possibilità, varie magari idee da realizzare, da pianificare per il futuro, questo diciamo è assodato proprio dalla carta Belvedere e vale anche per chi è alla ricerca, perché probabilmente c'è quel moto, quel cambiamento, quella constatazione che alcune cose non possono andare, per come stanno andando in questo momento, perché c'è insoddisfazione, vuol dire che vi state impegnando, però dei risultati comunque, vi bloccano. C'è questo possibile cambiamento, da fare e proprio per migliorare il vostro prossimo futuro, ovviamente in tutti gli aspetti, come vi dicevo, sia lavoro, sia ricerca, sia anche delle vostre finanze. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!